Buongiorno a tutti, io sono Marco e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepareremo un impasto base della pasticceria. La pasta sfoglia è un impasto che si può utilizzare sia per preparazioni dolci che salate. Ed è vero che sempre più spesso, quando si parla di pasta sfoglia, si tende a pensare a quella comprata al supermercato. In effetti, sia la difficoltà che il tempo di preparazione di questo impasto è piuttosto lunghino e complesso, ma con un po' di attenzione si può tranquillamente fare a casa. E come quasi sempre succede, il risultato sarà quello di un prodotto decisamente migliore. Sostanzialmente dovremo fare due impasti: il panetto formato da farina e burro e il pastello acqua, farina e sale. Direi di cominciare. Per prima cosa prepareremo il panetto, ovvero il mix di burro e farina. Innanzitutto in planetaria inseriamo il burro e lo impasteremo fino a farlo ammorbidire, non deve avere assolutamente grumi. Quando il burro sarà diventato bello liscio e morbido, aggiungiamo la farina 00. Continuiamo ad impastare fino a quando la farina non sarà completamente assorbita. Non deve diventare una crema, mi raccomando. Deve impastare solo il tempo necessario. Trasferiamo il nostro impasto sul piano da lavoro e con l'aiuto di 2 fogli di carta da forno, un mattarello o più semplicemente con le mani diamo al nostro panetto la forma il più possibile rettangolare con un'altezza di circa 4 cm. Una volta ottenuto il rettangolo poniamo il nostro panetto a riposare in frigorifero fino a quando non si raffredda completamente. È grazie al nostro panetto che appunto avremo la sfogliatura della nostra pasta. Dopo vi spiego il perché e il per come. Ora facciamo il secondo impasto per preparare la nostra pasta sfoglia, ovvero il pastello, un mix composto da farina, sale e acqua. Procediamo quindi col formare il pastello. In planetaria non è necessario pulirla, sempre con il gancio inseriamo farina, sale e acqua. Facciamo impastare gli ingredienti fino ad ottenere un impasto liscio, elastico e asciutto. Ed ecco qui, questo è il secondo e ultimo impasto per preparare la sfoglia. Sarà l'impasto che servirà per contenere il burro che abbiamo preparato prima. Quindi è necessario che abbia una maglia glutinica particolarmente sviluppata. Non abbiate fretta di impastare, di aggiungere acqua, insomma l'impasto deve essere molto elastico. Facciamo riposare ora il nostro pastello, anche lui, in frigorifero per un'oretta e mezza circa. Impellicoliamolo con la pellicola trasparente per evitare che faccia la crosta. Dopodiché possiamo cominciare a dare le mani alla sfoglia. Una volta che i nostri due impasti sono ben freddi, possiamo procedere con la seconda operazione, vale a dire l'incasso del burro, ovvero il panetto nel pastello. Daremo 4 mani piegate in 4. Questa operazione è fondamentale per far sfogliare la sfoglia. Quando andremo a cuocere la nostra sfoglia, il vapore presente nel pastello spingerà verso l'alto, ma verrà bloccato dalla parte grassa, ovvero il panetto. L'obiettivo di dare 4 pieghe a 4 è proprio per creare tanti piccoli strati in cui il pastello spinge e viene formato dal panetto, il pastello spinge e viene formato dal panetto, spinge, panetto, spinge, panetto, spinge, panetto, spinge, panetto, fino a creare appunto tanti strati di sfogliatura. Non sarà un'operazione complicata, bisogna semplicemente avere un po' di pazienza nel tirare il pastello senza romperlo. Procediamo quindi con la prima
Procediamo quindi con la seconda piega. Va da sé che se fa particolarmente caldo e troverete difficoltà a lavorare il burro, vi consiglio di dare almeno un'oretta di frigorifero tra una piega e l'altra, o addirittura di freezer. Se invece le giornate non sono particolarmente calde, si possono dare tranquillamente 2 pieghe, far riposare e le ultime 2 pieghe. La seconda mano, come la terza e la quarta, saranno identiche alla prima. Fate attenzione però a tenere l'apertura della sfoglia verso l'esterno, quindi alla vostra destra o alla vostra sinistra. Procediamo quindi con il mattarello a battere e a stendere la nostra sfoglia fino a farla diventare un impasto lungo e rettangolare, quanto basta per piegarla in 4. Ricordiamoci poi di impellicolare tra una mano e l'altra il nostro impasto, altrimenti formerà una fastidiosa crosticina. Ed ecco qua la nostra pasta sfoglia è pronta. Ora non bisognerà far altro che farla raffreddare bene prima di poterla utilizzare per qualsiasi preparazione, sia dolce che salata. Come avete visto non è difficile farla, è semplicemente un lavoro un po' lungo, bisogna avere un po' di pazienza. Facendo un po' di attenzione si può tranquillamente avere un prodotto perfetto che non ha niente a che vedere con i prodotti confezionati. Ovviamente molta differenza la fa anche la qualità del burro che andrete a utilizzare. Come sempre qui sotto in descrizione troverete la ricetta per preparare anche voi la pasta sfoglia. E niente, se dovesse esservi piaciuto il video io vi invito a lasciarmi un like, iscrivervi al canale e se cliccherete sulla campanella rimarrete aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Infatti pensavo già di fare qualche prodotto con la pasta sfoglia, per esempio delle torte oppure degli snack, delle merende, delle colazioni, chi lo sa, vedremo. Cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati. Per questo video è tutto, noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao!